Slenderman è decisamente la creepypasta più conosciuta all'interno del fandom. Chiunque conosce lui e la sua crudeltà. Ma se vi dicessi che questa creatura orribile è in realtà dei fratelli? Ciao a tutti proxy, io sono Amy e benvenuti o bentornati sul mio canale. Devo subito scusarmi con voi perché, nonostante la mia promessa, questo secondo episodio di Creepy Anthology è uscito dopo un anno! Per farmi perdonare però, eccomi qua a parlare di un nuovo argomento fresco fresco, anche se ormai siamo quasi in estate e di fresco c'è ben poco. Direi quindi di partire subito, buona visione! Splendorman è il primo dei fratelli Slenderman. È una happypasta, parodia del genere creepypasta. Ha avuto origine come parodia, ma i fan hanno poi cominciato ad interpretarlo come il fratello di Slenderman. Da allora ha guadagnato una grande quantità di popolarità nella fanbase di quest'ultimo. Splendorman è apparso per la prima volta in una parodia dei Merbolorns nel canale YouTube Nail Cicierega, dove è stato avvistato da due ragazze di nome Becky e Tiffany. A differenza di Slenderman, Splendorman ha una faccia visibile che consiste in due punti neri per gli occhi e una bocca nera. È però privo di denti nella maggior parte delle sue raffigurazioni e, come Slenderman, non ha il naso. Indossa un abito nero con pois colorati, un papillon, solitamente rosso o arcobaleno, e un cappello a cilindro con una striscia rossa. È anche lui molto alto e le sue mani sono nere, con artigli all'estremità delle dita. Sebbene lo Splendorman sia solitamente mostrato con tentacoli, i dettagli relativi a questi ultimi sono contrastanti. Alcuni dicono che sono semplicemente neri, altri dicono che hanno strisce arcobaleno o a pois. Splendorman ama tutto ciò che è felice e gioioso e il suo scopo è quello di rallegrare le persone che fanno buone azioni. Il suo rapporto con suo fratello è sconosciuto, poiché i due sono mostrati insieme solo nelle fan art, sebbene molti fan credano che Slenderman non approvi la natura allegra del suo fratello maggiore e che Splendorman non capisca il comportamento omicida del fratello minore. La sua gamma completa di poteri è sconosciuta, ma ci sono alcune prove nella sua prima apparizione, la quale mostra che è dotato delle seguenti abilità. Miglioramento dell'umore. La sua presenza infatti sembra avere un effetto sugli esseri umani che li rende quasi immediatamente felici e allegri. Interruzione della tecnologia, creando problemi alle apparecchiature elettroniche. Teletrasporto. Glitter. Anche se non si sa bene in che modo, nel suo video di presentazione Splendor viene visto luccicare. Splendor ama i palloncini e le feste. Da happypasta è diventato una creepypasta in seguito. Anche lui ha dei proxy, si chiamano Carnival e Spring e sono una versione alternativa di Woody e Musky. Pare che tra Splendor e Slender ci fu un duro scontro, durante il quale Splendorman mostrò per la prima volta la sua parte più oscura e nascosta. Non si sa chi di loro abbia vinto, alcuni dicono che solo uno di loro sia sopravvissuto, altri ancora entrambi, altri nessuno dei due. Trenderman è un meme e spin-off di Slenderman. A differenza di quest'ultimo, non è un personaggio horror, ma è concepito come una parodia. Le origini di Trenderman possono essere ricondotte all'utente di Tumblr Conjured Charisma, che il 31 luglio 2012 ha scattato e pubblicato sul suo blog una foto di un manichino, con il titolo Slenderman's Casual Friday. Tuttavia, il nome Trenderman e l'ulteriore relazione del personaggio con un parente di Slenderman sono stati coniati il 1 agosto dello stesso anno dall'user I Like Tact, come risposta a un altro utente che aveva commentato la foto. Trenderman è spesso ritratto indossare gilet di maglia, una maglietta bianca e pantaloni marroni. La sua pelle è più scura di quella del presunto cugino Slenderman, tanto da assomigliare ad un incrocio tra la sua pelle bianca ed una normale pelle abbronzata umana. I suoi vestiti cambiano a volte, dal momento che una persona alla moda non può indossare sempre lo stesso vestito. I fan solitamente lo raffigurano anche con tentacoli bianchi. Alcuni fan hanno anche preso a disegnarlo con gli occhiali. Beh, che dire, gli chiederei sicuramente consigli di stile. Trenderman è spesso interpretato come una regina del dramma, che non sopporta le persone che cercano il look da swag o che indossano le Crocs. Inoltre è mostrato come un po' assorbito dal suo senso della moda.
Diventa spesso eccessivamente entusiasta nell'aiutare gli altri a trovare abiti migliori, in modo che possano diventare più alla moda. Se questo poi sia dovuto al bisogno di aiutare gli altri o ad un'intolleranza per ciò che definisce come moda, viene lasciato di interpretare. Non è noto se abbia qualche abilità speciale oltre al suo acuto senso della moda. Ah, sì, oggi avevo proprio voglia di una sana dose di disgusto e disperazione. Il mio preferito. Offenderman è il terzo dei fratelli Slenderman ed è quello che personalmente mi ha lasciato un trauma che difficilmente andrà via. Come Slenderman è alto e bianco, ma piuttosto muscoloso. I suoi tentacoli sono bianchi e ha la bocca quasi sempre incurvata in un malizioso sorriso dai denti aguzzi. In testa porta un cappello e lo si vede sempre con indosso un trench grigio scuro, dei pantaloni, degli stivali alti ed una cravatta rigorosamente neri, ogni tanto anche con una sigaretta in bocca. Si dice abbia una voce così sensuale da far cadere ai suoi piedi tutte le sue vittime, che sono solo donne. Offenderman è un membro della famiglia Slender ed è il fratellastro più giovane di Slenderman. A differenza della maggior parte della sua specie, tuttavia, preferisce andare dietro a giovani donne ed ha tendenze quasi simili a quelle di un incubus. Cos'è un incubus, mi chiederete? Cercherò di spiegarvelo senza che YouTube mi quereli. In pratica si nutrono della forza vitale delle persone e per farlo non rispettano il loro spazio personale mentre dormono. Signora agente, posso spiegare. È noto per la sua spiccata vistosità ed è molto gentile, ma questa è solo una facciata, poiché se sei donna ti ingannerà e ti offrirà una rosa. Le sue rose possono avere molti colori, ma il rosso e il blu sono le più comuni. Alcune possono anche essere di un colore arcobaleno. In passato Fenderman aveva attraversato forti periodi di depressione che lo spingevano a rifugiarsi nell'alcol. Questo era legato al fatto che fosse escluso dalla sua famiglia e non lo potesse controllare. Col tempo poi le cose sono migliorate, portandolo a smettere di bere e fumare, tranne qualche sigaretta speciale ogni tanto. Come detto prima, le sue vittime sono solo ragazze, precisamente quelle comprese tra i 14 e i 20 anni. Credo che abbia preso un po' troppo sul serio la frase età del consenso. Anzi no, scherzavo, lui non rispetta nemmeno quello. Per catturarle le ammalia con la sua voce, le attira con lusinghe e avance finché non riesce ad avvicinarle. Poi offre loro 2 rose, una blu e una rossa. Se si sceglie quella blu, le vittime saranno uccise all'istante. Se invece si sceglie la rossa, prima sfogherà sulle povere malcapitate i suoi istinti carnali per poi tagliarle la faccia. Da qui è stato preso il suo nome completo, ovvero Sexual Offenderman. Se si scelgono entrambe le rose, lui vi porterà nel luogo in cui vive, ovvero un castello abbandonato nel bosco, e vi farà morire lentamente e dolorosamente, data la sua natura sadica che lo porta ad adorare e veder soffrire le sue vittime. Possiede gli stessi poteri di Slenderman, ma è in grado di evocare tentacoli bianchi anziché neri. È anche un donnaiolo esperto e una volta che ha le sue vittime in vista, usa i suoi tentacoli per abbatterli e offrire una rosa la cui scelta dipende da loro. È anche in grado di evocare qualsiasi tipo di polverina a suo piacimento. Il cloroformio in particolare è il suo preferito. Usa pugnali e spade per difendersi dai fratelli che desiderano ucciderlo. Le sue mosse speciali sono molteplici, ma ne riporterò solamente alcune. Tentacle Wrap. Avvolge l'avversario coi suoi tentacoli, stringendoli finché non muoiono. Black Fire of Offenderman, dove letteralmente lancia una palla di fuoco contro l'avversario. Smokey Walking, che consiste semplicemente in lui che si teletrasporta dietro l'avversario. Camo Strike, che gli consente di diventare invisibile per un tempo limitato, ma se viene colpito questa abilità si neutralizza. Tiro, dove afferra l'avversario per poi sbatterlo a terra, uccidendolo con molta probabilità. Sono poche le persone che sono riuscite effettivamente a scappare o si sono salvate da lui chiedendo aiuto, ma una caratteristica abbastanza importante da sapere è che Offenderman non sceglie mai la stessa vittima per più di una volta. Esiste quindi una possibilità di salvezza, infatti se non si accetta nessuna delle 2 rose, lui vi lascerà andare e non tornerà mai più a cercarvi. La sua storia ci racconta che una volta aveva un cuore ed era un ragazzo che frequentava la scuola.
Lui era innamorato di una ragazza, ma sia lei che gli altri suoi compagni lo prendevano in giro perché non aveva la faccia. In che senso non aveva la faccia, bro? Quando finalmente è riuscito a dichiararsi, lei l'ha rifiutato, dicendogli che nessuna avrebbe mai potuto amare un mostro simile. Così, da quel giorno, Fenderman decise di cambiare vita. Andò a vivere in un castello abbandonato nel bosco e si lasciò consumare dall'odio e dall'oscurità. Fece un patto con il diavolo, che gli concesse una voce affascinante e ipnotica che gli permettesse di attirare a sé solo le ragazze, diventando così Sexual Offenderman. Tenderman è un personaggio di cui non si sa praticamente niente e che personalmente trovo assurdo, poi capirete il perché. Ma non preoccupatevi, non sarà mai all'altezza del ribrezzo che provo per quell'affare di prima. È alto 7 piedi e 3, equivalente di 2,25 m circa, ed è il più basso dei fratelli. La faccia... Ah no, scusa, non ne hanno una. Non ha occhi o naso visibili, ma ha una bocca. Indossa una felpa nera con un cuore azzurro sul davanti e jeans blu scuro. Ha una collana d'oro con una pietra di diamante nel mezzo e scarpe blu. Le sue capacità e poteri non sono definiti. Per l'aspetto è equivalente di un 14enne e di un 15enne, ma la sua vera età si aggira intorno ai 400 anni. È il più giovane dei suoi fratelli ed è sempre stato il più timido e il meno esperto, fino a quando non ha appreso l'arte del mutare forma. La sua prima trasformazione consisteva solamente in un paio di orecchie da gatto. Dopo di ciò si è dato una forma umana maschile e una femminile, decidendo che la forma femminile era più adatta alla sua personalità, decidendo da allora di abbandonare la sua forma maschile, anche se ciò la portò ad essere derisa. Prima che io vi racconti la storia, posso assicurarvi che non sono sotto effetto di acidi perché è veramente quello che c'è scritto. Bene. Mentre visitava Alice Jack con suo fratello Slenderman, Tandy finì per incontrare Pinkie Pie, che lo aiutò con i suoi problemi di fiducia, la maggior parte dei quali derivava dal sentirsi insicuro su se stesso e dall'essere soffocato dal suo iperprotettivo fratello Trendy. Alla fine questo lo ha portato a prendere l'abitudine di mentire costantemente a chi si trovava intorno a lui riguardo ai suoi sentimenti, al fine di evitare che le persone si preoccupassero di lui, solo che ciò provocava la rabbia di queste ultime, una volta resi conto delle sue menzogne. Non so chi ti abbia dato quella roba, ma era sicuramente di ottima qualità. Fortunatamente Pinkie Pie lo ha aiutato anche con questo, insistendo sul fatto che le cose brutte accadono a coloro che mentono. A sua insaputa era probabile che facesse riferimento al seminterrato delle torture, dove Pinkie faceva diventare cupcakes gli altri pony. Adesso ho una scusa valida per poter portare sul canale anche le creepypasta dei My Little Pony. Da quando è stretto il legame fraterno con Offenderman, e tanto solo lui ci mancava, la fiducia di Tenderman verso se stesso è cresciuta. Lui lo vedeva come un individuo incompreso e ammirava la sua sicurezza nel parlare senza trattenere i suoi pensieri o le sue emozioni. Con l'influenza di Offie è riuscito a esprimere i suoi pensieri sull'eccessiva protezione di Trender ed è stato in grado di aprirsi di più, sebbene fosse ancora esitante e timido. E io penso di avere dei traumi adesso. Ed anche per oggi il video può finire qui. È stata letteralmente la cosa più difficile che io abbia mai fatto e non so come farò a riprendermi da ciò che ho appena letto. Non ce la posso fare, vattene via, cosa vuoi da me? Perché? Lasciami stare, lasciami in pace, lasciami in pace, ma via! Comunque io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine e come al solito vi ricordo di lasciare un like al video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale se non lo aveste ancora fatto e lasciare un commento per farmi sapere che ci tenete. Qua sotto troverete i link dei miei vari social insieme a tutti i dovuti crediti e le fonti che ho usato per il video. Nel commento fissato ci sarà un link con un modulo per consigliarmi i prossimi argomenti da trattare. Detto questo io vi saluto e da Amy, out!